esperienze che sono utili a crescere come persona e a sviluppare la nostra personalità. Ti emozioni su una cosa. Ti emozioni su una cosa. Su una cosa bella. Cosa bella? Non lo so. Grazie, quindi queste emozioni possiamo dire sono le manifestazioni interiori di quello che ci succede all'esterno e che magari appunto non facciamo trasparire, quindi lo vediamo noi stessi come delle emozioni che rimangono comunque molto spesso chiuse appunto in noi stessi se qualcuno non ci chiede come ci sentiamo. Sicuramente una maggiore sicurezza nel esternare appunto le emozioni, perché pian piano ci siamo abituati a farlo. All'inizio eravamo impacciati a esprimere come ci sentivamo, non soltanto come voti, perché alle volte abbiamo fatto qualcosa un po' diverso, quindi proprio verbalmente esprimerlo. Quindi all'inizio eravamo un po' impacciati, però col tempo abbiamo imparato appunto che fa bene ogni tanto parlare con qualcuno di come ci sentiamo. Inoltre, grazie al laboratorio delle emozioni abbiamo anche appreso un metodo di capire gli altri tramite quello che dicono o anche tramite quello che non dicono, perché molto spesso ciò che si nasconde è quello che è più intrinseco di una persona, e tramite questo laboratorio abbiamo per l'appunto siamo riusciti a capire ciò che una persona esprime e ciò che non esprime, e questo mi ha reso più consapevole e ha arricchito anche la mia esperienza, perché spesso non si pensa agli altri, ma anche non per un punto di vista egoistico, ma anche per ingenuità, per leggerezza. Questo mi ha fatto diventare più pensieroso, più riflessivo e anche più profondo. Sì, sicuramente ci ha aiutato anche, non parlo solo per me in generale, ha aiutato anche a risolvere i problemi che magari c'erano, magari non tutti, però principalmente quelli della personalità, che se tutti durante il corso dell'anno con l'esperienza si sono risolte queste situazioni. Per me è stato importante per relazionarmi meglio ancora con i miei genitori, perché ad esempio prima c'era un distacco che si vedeva che appunto eravamo due generazioni completamente differenti che non avevamo quasi niente in comune, mentre c'è più dialogo ora e alla fine i problemi piccoli problemi che c'erano prima ora non ci sono del tutto completamente. Comunque la messa in atto di questo progetto con un professore ci rende più vicini anche alle prospettive dei professori, nel senso, di solito può capitare, ovviamente dipende da classe a classe, che il rapporto professori-alunni sia più rigido, invece secondo me discutere di tematiche anche adolescenziali con un professore ci rende più aperti anche appunto con i docenti. Appunto, come ho detto prima, la sensibilità rispetto agli altri, cioè a capirli, a capire le loro emozioni e non pensare solamente non tanto a se stessi ma al proprio interesse. Quindi come esempio pratico in generale su qualunque cosa, secondo me questo sentimento si applica. Dal punto di vista di noi ragazzi è migliorato notevolmente, perché finalmente anche a noi è importato di noi stessi, mi è capitato più volte di sentire che la mia compagna o il mio compagno aveva dato un voto negativo e ho chiesto. Secondo voi queste attività ci hanno aiutato a capire i nostri compagni, a parlare con loro? Sì. Sì, secondo me sì, perché il momento serve e penso a tutti, perché tutti essendo una scuola, ma quindi ognuno chi più o meno ha dei problemi o comunque da affrontare, questo potrebbe aiutare. Trovare un momento della giornata in cui tutto quanto si ferma e l'unico pensiero non è riuscire a finire il programma in tempo o comunque fare lezione, compiti, interrogazioni, ma ci concentriamo un po' su noi stessi anziché su qualcosa che comunque alla fine è importante, ma potrebbe comunque passare in secondo piano rispetto a come ci sentiamo noi,
Secondo me sì, però non dovrebbe essere imposto esplicitamente, perché imponendo uno spazio dedicato alle emozioni è come se tu fossi costretto appunto a trattarne, anche se magari non vuoi trattare. E quindi deve essere spontaneo, e quindi così che tutti possano partecipare in modo personale.